Oggi facciamo una borsina che doveva salvarmi dal disastro epico numero 2 delle calze, ma che si è rivelata anche lei un bell'osso duro, mi ha fatto sudare 7 camicie. Alla fine la adoro, spero che piaccia anche a voi, spero che il video sia comprensibile perché a un certo punto ero nella nebbia più totale, ma perché ho fatto questa borsetta. Le borsette, lo sapete, non è che sono proprio il mio mondo preferito, le faccio ogni tanto perché qualcuna la vedo e mi accende l'idea, e questo è stato uno di quei casi. Ho avuto la fortuna di poter partecipare, di poter collaborare con un corso della bravissima Angela, dimostratrice Staffil. Oggi Staffil è dappertutto in questa borsa, che faceva un lavoro simile ma diverso. Anzi, sarebbe bellissimo riuscire a fare un video a quattro mani con lei, con il suo sistema e con il mio, come avevo fatto con Barbara. Ma niente, dovevo fare qualcosa anch'io di simile. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Siamo arrivate in fondo, del risultato io sono soddisfatta, spero che piaccia anche a voi, e così oggi pasticciamo una borsa di pelliccia. Allora, siamo alla terza volta che ricomincio questo particolare modello di questa borsa, che è il terzo modello che provo. Questo è per dirvi il mio stato mentale adesso. Allora, per il video di oggi ci servirà un fondo in legno perché ha i fori belli grandi. Normalmente per le borse non consiglio il legno, ma in questo caso ci tornerà utile. Ci servirà la rete da giardinaggio, 4 pezzi grandi, larghi come il lato della base su cui dovremo appoggiarlo, e alto quanto desideriamo. La mia sarà una borsina piccolina, un po' gioiello, e quindi li ho tagliati alti 18 cm. Poi ci servirà il filato pellicetto. Oggi per me è tutto materiale Staffil, coincidenza, ma è una buona ditta. Io userò 2 colori, ma per gusto mio, voglio fare le righe. Voi sentitevi liberissime di usarne uno solo per non complicare ulteriormente la vita. Ci servirà un uncinetto, a prescindere da quello che dice la pellicetta. A noi serve che faccia questo lavoro qui, che passi nel foro. Quindi il più grande che passa nel foro. Il cordoncino del cordone di cotone, io sto usando quello cerato per bigiotteria, e un ago da lana. L'uncinetto in realtà lo useremo molto poco, ma sarà il primo passaggio e sarà indispensabile. Vi dicevo, oggi questa borsa sta facendo di tutto per non vedere la luce, e allora, visto che l'ho già fatta 3 volte, questo giro ho disfatto solo una parte giusto per farvi vedere che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cucire i pezzi di plastica alla base. Io prima cucio i pezzi alla base e poi cucio i laterali e poi metto insieme i laterali. In questo caso l'avevo già fatto tutto, quindi ho disfatto il minimo indispensabile per farvi vedere come si cuciono. Allora, prima di tutto, se la borsa ha un'onda, cercate un po' di assecondarla, ma dopo la pellicetta sarà talmente invadente che coprirà tutto. Appoggiate il pezzo di rete sul legno e con il filo di cotone cerato, che avrete ovviamente annodato all'inizio, qui ormai è l'ultimo pezzo, dovete fare questo punto. Io spero tanto che voi venerdì vediate questo video. In questo momento non mi sembra che sia possibile, ma dai, alla fine ce la faccio sempre. Cosa fate? Semplicemente un giro, un punto che prenda i 2 pezzi, il fondo e la rete, e li tenga insieme. Non c'è niente di scientifico, c'è solo l'ago e il filo che passano dentro, fuori, sopra, sotto, sempre nello stesso verso, a cavallo dei 2 pezzi che dovrebbero essere belli appaiati. Ecco, deve essere bello tirato, quello sì, non lasciate che rimanga molle. Adesso c'è la difficoltà, quando l'ho fatto la prima volta, la primissima, ovviamente erano tutti aperti, quindi non c'era questo ostacolo di avere già le altre pareti costruite. Poi, appunto, il cellulare ha deciso che no, che quelle riprese lì non gli piacevano neanche un po'. Quindi, tutto il perimetro dei 4 pezzi, poi tirate sui pezzi 2 a 2, e adesso fate quello che vi farò vedere, fino a costruire la struttura della borsa, perché nella prima stesura io l'avevo fatta su una base, su un pezzo unico, che quindi diventava tondo. Alla base, dove c'era la struttura rettangolare, diventava un bellissimo rettangolo, ma nella parte alta ovviamente diventava uno splendido ovale, e questo non andava bene per la forma che ho nella mia testa. E questo era quello che si vedeva prima. Ogni singolo pezzo lo si ribaltava verso l'esterno e si attaccava al successivo. Ora cosa faccio? Annodo l'inizio e la fine insieme solo per evitare
incidenti che a questo punto ci saranno sicuramente. Qua c'è l'universo che mi vuole dire che ho bisogno di una pausa e non devo girare il video, e il calzino a cui ho rotto il ferro, e la borsa che non vuole funzionare. Devo prendermi una pausa, si vede che è il momento. Ora tiriamo, abbiamo tirato verso l'alto i 2 primi lembi e poi via via tutti gli altri. Cosa fate? Lo stesso tipo di punto lo fate a cavallo dei 2 lati della rete. Magari partite tenendo bene insieme il primo, ma anche lì dopo andremo a costruirci sopra talmente tante trame che non è che scapperà da nessuna parte. Dovete proprio solo fare un punto, adesso ve lo faccio vedere più da vicino, che blocca insieme, passo dal davanti al dietro di tutti e 2 i lati della rete e tiro. E poi passo al successivo, non c'è niente di complicato a questo punto, serve solo a chiudere insieme i 2 pezzi. Dovete aver cura di non passare 2 volte nello stesso quadretto, dovete sempre salire di uno da una parte e uno dall'altra. Questo procedimento per tutti e 4 i lati. Oggi finirà che mi dimenticherò un sacco di cose, perché io nella realtà ve le ho già dette 2 volte e quindi per me ormai non mi vanno dette più. Allora, su questa mia borsina io vorrei mettere un manico solo a cavallo dei 2 laterali. La misura c'è, mi è anche andata di fortuna, l'unica roba che sta andando di fortuna per ora. Il laterale ha 9 quadretti, questo vuol dire che ci sarà una riga centrale nella quale io potrò far passare l'aggancio del mio manico. Poi in realtà non è ancora detto che io metta un manico solo, potrei alla fine decidere di mettere 4 ponticelli e 2 manici in bambù separati, quello lo vedremo alla fine. Tanto ormai abbiamo capito che questa borsina è molto indipendente, farà solo quello che vuole lei. Se vi si infossa verso l'interno non c'è problema, perché dopo fra pelliccia e tutto noi ci metteremo anche un sacchetto, starà a posto, non vi preoccupate, è peggio se si infossa, se spancia. Adesso cominciamo subito dalla parte difficile. Noi tutto il corpo della nostra borsa lo faremo ad ago, l'avvio lo faremo all'uncinetto perché ci permetterà di coprire tutta la fila dei trattini, i fori e il primo quadretto. A ripetere le cose 200 volte c'è di buono che adesso ho in mente bene cosa devo dire e cosa devo fare. Quindi, per prima cosa, io vi faccio vedere il lavoro con una fettuccia di cotone che è bella pulita. Nessuno vieta che la usiate davvero per fare la base, perché io adesso poi lo farò anche con la pelliccia, che diventa molto fluffy, ma vuol dire che il pelo arriverà anche sotto e si potrebbe sporcare, e vuol dire che lavorerete un po' alla cieca. Onestamente la pellicetta lavorata all'uncinetto è tosta, bisogna adottare dei trucchi. Ma comunque, passo il filo all'interno della borsa. In un punto centrale del lato, cioè facciamo il lato corto, che così, in un punto centrale, perché dopo su questo punto dovremo andare a chiudere il giro, facciamo passare l'uncinetto, peschiamo il filo, spero che si veda bene in camera, peschiamo il filo al dritto, poi entriamo nel quadrettino corrispondente della rete, ovviamente il filo quello corto lo lasciamo dentro che dopo lo passeremo, peschiamo fuori il filo e chiudiamo il nostro primo mezzo punto. Questo è solo mezzo, perché dopo appunto arriveremo qui a chiudere il giro. Ora facciamo il punto intero. Entriamo nel foro, peschiamo il filo, entriamo nel quadrettino della rete di corrispondenza. Se anche ne saltate uno, poco male, ma allora con la fettuccia no, potrebbe vedersi, ma dopo il pelluccetto sarà talmente invadente che coprirà tutte. E con il filo che abbiamo tirato fuori dal quadrato della rete chiudiamo il nostro punto basso. Lo vedete? Ne faccio un altro, arrivo all'angolo e vi spiego come si fa l'angolo. Tiriamo fuori il filo, entriamo nella rete. Vedete, qua devo saltare un foro perché dopo l'ultimo è già quello dell'angolo. Tiriamo fuori e chiudiamo i 2 punti. Ecco, può fare quel lavoro qui. Uno, io adesso sto facendo fatica perché devo tenere tutto molto lontano da me e ho in mezzo il cellulare, sperando che questo collabori meglio dell'altro. Questo è il punto, questo è quello che si vede al dritto, ma dopo tranquilli che appunto la pellicetta scenderà. Non è male, anche questo, sono indecisa francamente se tenere questo o farlo con la pellicetta. La pellicetta è bella,
ma appunto il bello di aver già fatto un gran pezzo, ho fatto davvero tanta fatica. Perché? Perché si lavora davvero alla cieca. Vi faccio vedere e poi voi valutate. Io credo che valuterò per la mia sanità mentale oggi di usare la fettuccia, per quanto la pellicetta sia bella. Stesso discorso, si entra in un foro, pesco fuori la pelliccia, tengo all'interno il pezzo corto, entro nella rete e tiro fuori il filo. Il primo lo chiudo subito, nel secondo farò il punto basso, quindi entro nel secondo foro, pesco il filo, entro nel foro della rete, pesco il filo e chiudo tutto il punto. Ma chiudo tutto il punto è una roba un po' di intuito, perché la pellicetta è questa. Certo che vi copre tutto perfettamente, mentre qua invece vedrete le V, ma le V vi coprono il trattino del filo, che già era la roba fondamentale, e tutto sommato, anche se si appoggiano per terra, di sicuro acchiappano meno pelucchi che non il peluscino. Io oggi, siate gentili, credo che andrò avanti con questo, non posso farcela altrimenti. L'angolo. Allora, mi raccomando, non pescate mai il filo corto. L'angolo ovviamente va lavorato di sicuro 2 volte, una su un lato e poi un punto per l'altro. Dovete entrare per l'angolo di sicuro nell'ultimo quadretto e chiudere. Se per caso, come in questo caso, il quadretto sporge o rimane molto evidente, piuttosto lo correggiamo dopo con la pellicetta. Adesso con la fettuccia è inutile. Ecco, se vi succede quello che è appena successo a me, che scappa via il punto col pelo, fate fatica a ritrovarlo, ok? Quindi non c'è niente di disonorevole a scegliere di usare la fettuccia. Avete visto? La pellicetta è una bomba. Cosa fate adesso? Avete fatto il primo punto nell'angolo, rientrate sempre nell'angolo, si farà un pochino più di fatica ma si riesce, pescate fuori di nuovo il filo ed entrate nel quadratino del lato nuovo, perché dovete proprio fisicamente fare lo snodo. Ok, ho dovuto convincerlo, ma niente di che. Pescate e chiudete. Non serve tirare come disgraziate, però non deve nemmeno restare troppo molle. E fate tutto il perimetro così. Allora, potete anche, perché ve lo faccio fare prima? Perché quando poi ci sarà tutto il pellicetto, andare a vedere i buchi sarà particolarmente ostico, già è ostico così, figuratevi con l'aggiunta. Qua addirittura se avete una punta tanto evidente, si potrebbe fare il terzo punto, che riempie di più e vi nasconde bene. Adesso qua lo valuto. Però dopo se lo fate su tutti e 3 gli angoli, su tutti e 4 gli angoli. Se fate 2 punti, fate 2 punti dappertutto, ma mi sembra che faccia, vedete, gira giù in basso, quindi credo che ne farò 3 qua dentro, sì. Però ecco, l'importante è che dopo facciate 3 punti in tutti gli angoli. Potete anche decidere che fate fettuccia, alla fine non vi piace, disfate la fettuccia e rifate col pelo. Sarà più rognoso, però si può ancora rimediare. L'importante adesso è arrivare a vedere come si fa il punto con l'ago. Sì, se usate la fettuccia, l'angolo fatelo da 3. No, dai, alla fine mi rassegno, faccio fatica e faccio la pellicetta. Non che non si possa fare la fettuccia, dopo però bisogna agganciare magari il primo giro all'asola del punto per tirarlo verso l'alto e nasconderlo. Qui ho fatto 3 punti, ma con la pelliccia 2 sono più che sufficienti perché vedete quanto riempie. Se prendete la mano, sì, si fa un po' più di fatica perché è un po' un salto alla cieca, ma niente di che, si fa tranquillamente. Quindi è più questione di mettersi con calma, rassegnate a un po' di fatica e fare il punto con la pellicetta, che così partiamo giuste e non ci troviamo nei guai. Alla fine il trucco migliore che posso darvi, adesso scusatemi, finisco regolarmente fuori camera, ma non ho le braccia abbastanza lunghe. Ho preso il punto dal foro di legno, prendo il punto dalla rete, poi cosa faccio? Tengo con le dita i 2 punti precedenti e gli faccio passare dentro l'ultimo pescato, perché se no, a me almeno,
uno sì, si inceppano. Invece così mi sono resa conto che tutto sommato vanno avanti belli spediti. Se sicuramente i fori non coincideranno, mi raccomando, piuttosto ogni tanto saltate un quadretto della rete, che tanto la pellicetta, come dire, è invadente, copre tutto. No, dai, sono contenta di aver fatto la fatica della pellicetta, e con questo sistema, credetemi, si fa meno fatica. Pesco il filo attraverso il foro del fondo, pesco il filo attraverso la rete. A questo punto acchiappo, tanto li vedete, acchiappo i 2 punti precedenti e ci tiro attraverso il filo, così vedrete che non vi cadono e in un attimo avete fatto. Una volta fatto tutto il giro possiamo cominciare a lavorare la nostra tessitura. Allora, ve l'ho detto, io amo farmi del male e quindi farò delle righe, riga azzurra, riga nocciola. Sono partita con la nocciola, adesso voglio fare la riga azzurra. Cosa faccio? Ma è la stessa cosa se andavo avanti con lo stesso colore. Dall'interno della borsa verso l'esterno tiro la mia fettuccia fino a lasciare all'interno. Cosa vi ho detto io delle gugliate troppo lunghe? Quindi com'è la mia gugliata? Allora, lascio all'interno il solito pezzettino per poter chiudere dopo. E qua comincia il lavoro che vi dicevo. È fondamentale che voi facciate finire la fettuccia brutta contro la borsa. Nella prima prova facevo i quadratini, adesso vedete sono entrata sotto a questo vertice. Facevo i quadratini da 1 come il mezzo punto, quindi andavo in diagonale, passavo sopra, poi passavo sotto. Questa volta voglio provare perché lo facevo in passaggio unico. Se voi fate una diagonale di un singolo quadretto, potete, la rete si deforma, potete passare l'ago direttamente, adesso dovrei spostare le mani, mi cade il filo, ma potete passarlo direttamente da dritto a dritto e tirarlo fuori. Il filo si ravvina tanto, si gira facilmente e tutto sommato non andavo tanto più spedita. Allora ho deciso di provare a fare una diagonale che va in su di 2 e in là di 1, facendo cadere e ripescando il filo tutte le volte. Adesso abbiate pazienza, ci metto solo un attimo perché appunto la gugliata è lunga, ma almeno faccio più di un giro, comincio il secondo, poi si annoda ogni volta un filo, un pezzo diverso. Ora dove devo entrare? Prima sono entrata qui, adesso entro qui, dal rovescio al dritto, ma io intanto tengo sempre fermo il mio filo al dritto con la pellicetta a vista e la fettuccia sotto. Quello poi, il pezzo che adesso è molle, lo affrancheremo con la chiusura del giro. Adesso cosa faccio? Prima sono entrata qui, adesso entro nel quadrato a fianco, però sempre di 2 righe, quindi praticamente farò tutta la riga del mio colore azzurro in un colpo solo. Ribadisco, primo tentativo, adesso ve lo faccio vedere. Io avevo fatto quadretti da 1 perché mi sembrava di essere molto più veloce. In realtà poi sono finita a fare questo lavoro anche in quella lavorazione perché almeno tenevo la pellicetta più ordinata. 2 secondi di chiacchiera così mi rilasso e questo progetto non mi sfugge di mano. Allora, siamo a questo punto, adesso vi farò vedere come si fa il cambio riga e vi farò vedere e farò una valutazione sulla scelta che ho fatto del trattino in diagonale su 2 quadretti rispetto a su un quadretto. Perché questa borsa mi sta facendo tribulare? Perché nella mia testa era tutta un'altra cosa e non avevo la pazienza di procurarmi i pezzi per fare quello che era nella mia testa. L'errore è nato lì. Io volevo, ve la ricordate, questa l'abbiamo fatta insieme l'anno scorso, volevo questo fondo qua di legno, 15 cm, fori grandi, avrei potuto fare la partenza con la fettuccia e il proseguo col peluche o, come in questo caso, la partenza col peluche. Avrei ottenuto il secchiellino piccolo e gioiello che avevo nella mia testa e finiva tutta lì. Non avevo il fondo, quindi anziché aspettare, come avrebbe fatto una persona saggia ed equilibrata, sono andata avanti con un treno con 200 esperimenti che non erano ragionati nel modo giusto e difatti sono falliti tutti, perché sono partita da un fondo in similpelle che è più bello, è già rifinito, sarebbe stato quello che avrei preferito, ma è 18 cm di diametro. E il mio secchiellino gioiello è diventato una gerla, una cosa enorme. Tra l'altro l'effetto del pelo aumentava ancora di più il diametro, ma appunto
cocciuta e testarda come un mulo, sono andata avanti. Questa verrà molto carina e la forma rettangolare mi piace tanto, però appunto non l'ho studiata da subito e quindi non è partita nel modo più facile. In realtà adesso ho preparato, perché volevo farvi vedere questo passaggio, che era quello che avrei voluto farvi vedere nel video originale. Sto facendo una borsina invece più tradizionale, avrai 2 manici col fondo ovale, ma voglio farvi vedere, e adesso lo farò vedere poi nella ripresa frontale, come agganciare, perché era questo che volevo ottenere. Volevo avere un aggancio pulito fra base e rete, su cui poi lavorare con la pellicetta. Quindi adesso vi farò vedere come lo faccio col cordino e il perché nella similpelle i fori sono piccoli, non avrei potuto far passare né la fettuccia né tantomeno il pelo. Quindi se avete dei fondi con i fori abbastanza grandi potete fare questo, che francamente è molto più facile perché in un passaggio unico ho attaccato fondo e rete. Se avete un fondo con i fori piccoli e piuttosto che dire no, non posso fare il lavoro, vi faccio vedere questo tipo di aggancio. Quindi adesso facciamo una parentesi micro su questo lavoro e poi torniamo alla nostra pelliccia. Naturalmente di nuovo il colore non aiuta, ma qui sto unendo l'utile al dilettevole. Questa è una borsa che rientrerà nei miei regali natalizi. Allora, ho fatto sul fondo ho lavorato da solo, il mio solito avvio, l'avete visto nel video del secchiello, 2 punti bassi per ogni foro, 3 in quelli degli angoli. Adesso che cosa sto facendo? Sto facendo un giro di punti bassi, lavorando tutto il punto, non sto lavorando in costa, che abbranca praticamente, che passa all'interno della rete. Quindi adesso finché riuscite a passare dentro la mano così è più facile. Ho deciso di farvelo vedere adesso perché quando poi dovrò chiudere lavorando attraverso la rete, capite che farvelo vedere anche in camera non ho le articolazioni giuste. Allora, cosa dovete fare? Prendete il punto, ma qua è simile a quello che abbiamo fatto prima. Pescate il filo da dentro la struttura di rete e poi chiudete il punto passando sopra la rete, così che il filo più basso della rete voi l'avete a tutti gli effetti inglobato. Io ho dovuto contare i quadrati della rete e contare i punti. Farò 2 punti per ogni quadretto della rete, a eccezione di di un paio di lavori dove ne metterò uno solo. In quel punto purtroppo si tirerà parecchio, uno è questo, i punti risulteranno estremamente tirati. L'alternativa è potreste lavorare 2 punti nello stesso punto di base, perché non coincidono esattamente i multipli di uno dell'altro. E quello era davvero pretendere troppo. Però ecco, andrò ad aggiustarlo in modo da arrivare in fondo e chiudere il lavoro in modo equilibrato, nel senso che non deve esserci una parte che ha più rete dell'altra, ma io alla fine avrò una base da cui partire che prevede questo dettaglio di cordoncino sul fondo, che secondo me sarà molto bello, e poi tutto il resto di pellicetta. Se riesco a finire anche questa, ma è assolutamente difficilissimo, poi magari vi faccio un breve video per mostrarvela. Eccoci tornate alla mia borsina. Allora, poverina, non che non mi piaccia, mi sta piacendo da morire, però faccio fatica in alcuni punti perché appunto la mia riflessione era nata in un modo diverso. Comunque, sto lavorando i trattini, adesso qua non si vede perché ho chiuso il giro, su una diagonale di 2 in altezza per 1 in larghezza. Viene bello, viene completamente coperto, ma viene più magro di quella dove ho provato facendo i quadratini su una diagonale di 1 per 1, quindi uno in altezza e uno in larghezza. Certo ci va più filo, ci va più pellicetta, questo in videocamera magari non si apprezza, però già si vede che la riga, per quanto è sempre 2 per 2, ma riempie di più. Ed è anche, invece dal vero, si vede che è più spessa, proprio più consistente. Quindi se siete super di corsa va bene il 2 per 1, se avete il tempo, secondo me, detto fra noi, vale la pena di fare 1 per 1, anche perché non è un lavoro difficile in alcun modo, è solo un lavoro di tempo, di calma, neanche di pazienza, perché adesso va bene tutto, ma è davvero facile. Ora chiudo il giro dell'azzurro, devo andare a vedere qual è l'angolino che rimane ancora vuoto, ma non annodo il filo, questo ripartirà col prossimo giro. Devo studiare se riesco ad incollare le piattine una sull'altra, potrebbe non essere male come soluzione. Adesso semplicemente cosa faccio? Sfilo l'ago dall'azzurro, ripesco dall'interno dove l'avevo parcheggiato il pezzo di
marroncino che nel frattempo ovviamente ho anche acchiappato dentro nel lavoro, e ricomincio il giro di marroncino. Volevo solo farvi vedere questa parte, lo stacco. Allora, io adesso sto parlando di azzurro e di marroncino, ma se voi avete tutto un colore, semplicemente il cambio riga, comunque anche in quel caso non avreste dovuto sfilare l'ago, ma avreste chiuso il giro. E poi cosa faccio? Da un punto appena più indietro, la chiusura era qua, ok? Quindi che sia un cambio di colore o che sia sempre lo stesso colore, vado indietro di un quadrettino, esco dal vertice appena inferiore al livello del pelo e riparto. Quindi devo andare in su di due, uno è questo, che anche se c'è ancora il peluche dell'azzurro è vuoto, uno è questo e dentro qua. E continuo così. Arriveremo, allora, secondo, se non ho sbagliato i calcoli, questo saranno i due dell'azzurro, questi due della nocciola, due dell'azzurro, due della nocciola, due dell'azzurro, esatto, ne rimarrà uno. Perché uno? Perché non potremo fare di nuovo il trattino, perché qui non c'è niente che lo blocca. Dovremo fare un giro in giro, lo faremo col nocciola per chiudere, lo vedremo, ma semplicemente adesso da qui fino a qui continuo con questo sistema. Eccomi, sono finalmente, faticosamente no, ma lentamente, arrivata in fondo alla copertura del corpo della mia borsa. Adesso poi quando sarà finita, prima di tutto non sarà così, non metteremo le cose dentro a nudo così, però un pochettino va contrastata la tendenza a schiacciare verso l'interno, ma tutto sommato quando poi andrete a caricarlo quello si risolverà. Mi dispiace che non riesco a farvela vedere, tanto l'avete vista e poi magari la vedremo alla fine tutta nel suo insieme, la ripresa è proprio grossa come la borsa. Ora dobbiamo chiudere l'ultimo giro. Potete, allora, tanto per cominciare, io mi sono complicata la vita facendo le righe, ma ribadisco, potete tranquillamente fare tutto d'un colore, viene bellissimo. Questo azzurro da solo è galattico. Allora, adesso potete scegliere di andare avanti col l'ago e girare magari una volta attorno al trattino superiore e una volta andando a prendere il trattino inferiore per riempire un po'. Oppure possiamo chiudere come abbiamo cominciato, con un punto basso attorno alla parte superiore, quindi con un uncinetto piccolino, perché deve passare anche più grande di questo, e questo è quello che ho usato io per l'avvio, ma in questo foro passa tranquillamente un uncinetto fino all'8. Io cosa faccio? Pesco il filo dall'interno del quadretto e chiudo il mio punto, quindi proprio un punto basso normale. Questo vi farà un bel cicciottino che resta a cavallo del ferro superiore, del filo, non è ferro, è plastica, del giro superiore della nostra rete. Viene sicuramente più voluminoso che il semplice giro del lago. Magari l'unica accortezza, il punto dell'angolo, fate un punto, scusate, fate un punto o due in più, perché dovete compensare questa parte. Addirittura non dico che potreste, aspettate, ho fatto, facciamo così, uno nel quadretto prima, ne faccio uno prendendolo sul laterale e chiudo tutto insieme. Ho proprio incorporato l'angolo laterale dove tra l'altro usate un cordino con un colore più simile alla rete. Io pensavo che si vedesse molto meno, invece è saltato fuori dappertutto, ho dovuto tutti gli angoli li ho rinforzati per non avere il puntino del bianco che spuntava fuori. Certo che se poi andate a scavare lo trovate, però di suo così non si vede. Ecco sì, meglio. L'angolo non fate più punti sopra, fate un punto sopra, un punto sull'angolo, un punto sul laterale e un punto sopra, così lo riempite bene. E niente, con l'uncinetto è estremamente veloce, viene molto più cicciotto, vi mangia molto più filo, ma in un attimo vedrete che sarà fatto. Dobbiamo semplicemente fare tutto il giro e poi la struttura della borsa è a tutti gli effetti finita. Eccoci, borsa, struttura della borsa pronta e ora mancano gli ultimi due dettagli, ovviamente il manico e l'interno della borsa. Allora, per il manico io userò un manico in bambù con un aggancio a vite, che non si vede ovviamente adesso. Allora, le viti si svitano con una facilità estrema. È bello è bello avere la possibilità di spostare il manico da una borsa all'altra, ma il rischio che voi perdiate la vite è alto, quindi stringetele sempre benissimo perché poi non si trovano i ricambi. Non so dirvi perché, ma così è. E soprattutto
cioè il top sarebbe andare a bloccarle, esistono prodotti blocca filetto, però se le bloccate dopo ovviamente non avete più la possibilità di spostarle. Perché è importante che si tolga? Perché noi dobbiamo poterlo inserire qua. Adesso, qui ovviamente ritrovare, io so che erano 9, 1, 2, 3, 4 e questo è il quinto, il punto giusto lo dovete fare a tatto, alla cieca letteralmente. Io sono passata non sotto al primo foro della rete, vabbè, lo ricordate com'era la rete, no? Il quadrato 4x4, questo marrone è la prima riga. Io sono entrata praticamente a metà dei due della riga azzurra per lasciare un po' di spazio di borsa, perché sennò poverina è proprio impiccata, tanto quando adesso andrò a mettere il manico ci sta, non tocca la borsa. Dovrò fare la stessa operazione tanto da una parte quanto dall'altra. Abbiate cura magari di mettere la vite all'interno della borsa, così si vede poco, cioè la parte dove c'è la parte per avvitare, intendo. E dopodiché comunque andate a stringere veramente forte con il cacciavite, non fidatevi del giro leggero, dovete stringere fin quando non riuscite proprio più, senza spanare la vite, non riuscite proprio più ad andare oltre. Adesso finisco l'operazione che, ecco è partita, non riuscivo a centrare il foro. Non fermatevi quando l'avete fatto arrivare a filo, dovete proprio non riuscire più, piuttosto chiedete un aiuto, a girarla. Questo un pochettino vi darà delle sicurezze. Ogni tanto dovete tenerla d'occhio, guardate che non si stia allentando e se tanto siete sicure di non toglierle più potete fissarle proprio. Così si comincia un po' a vedere come sarà. Allora, un paio di casistiche. Questo manico è già piuttosto grande e onestamente i suoi agganci sono molto grandi. Quelli che mi capitano di solito hanno un aggancio più piccolino e in quel caso, se proprio non arriva, la peggio lo mettete nel primo foro. Cioè, questo era un gancio con uno sviluppo importante. Ho messo il color argento perché avevo il color argento, andrebbe benissimo anche il color oro. Così come andrebbero benissimo anche due manici più piccoli. Potrebbe essere estremamente carina anche con i due manici di bambù, uno da una parte e uno dall'altra, più piccolini. Allora in quel caso o andate a mettere i due ponticelli, che sono proprio due archetti di metallo che si possono affrancare nella rete, o dovete trovare i manici di bambù. I manici di bambù esistono forati così o contrapposti. Con la foratura contrapposta andate a fare la stessa cosa, agganciate direttamente il gancio nella rete e in un attimo avete messo i vostri ganci. A questo punto possiamo dedicarci alla fodera e oggi, ve lo confesso, imbroglio. Scusatemi, torno alla versione con la mia brutta faccia, ma almeno vi faccio vedere la borsina nella sua interezza. Allora, siamo arrivate. Secondo me, se mettete due manici si potrebbe mettere anche una calamita, ma è un peccato perché ho fatto la forma rettangolare proprio con l'intenzione di lasciarla aperta. Perché? Perché adesso io vorrei metterci dentro un sacchetto. Normalmente vi avrei fatto il video col sacchetto e vi prometto ve lo faccio, ma più in là non ce la faccio. Adesso il Tatale mi sta già correndo dietro, è vicinissimo. Allora cosa ho fatto? Oh, oggi è così, si incastra tutto perfetto. Non volevo, non c'è cattiveria. Ho preso un sacchetto pronto, indovinate un po' di chi è, ok? Questo lo trovate già in commercio. Colpo di fortuna, tutto sommato, una misura molto proporzionata su questa borsina e il colore può funzionare. Ci ho messo dentro i due gomitoli giusto per fare un po' di volume, per simulare il contenuto di una borsa, della borsa reale. E quindi che cosa vado a fare? Vado a inserire la mia bustina all'interno della borsa. Ovviamente quando poi lo faremo la faremo esattamente di misura, sceglieremo un colore di stoffa che ci piace, tutti i nostri dettagli. Ma per oggi la mia borsa finisce così e secondo me con dentro la sacchettina è proprio un amore che rimane sempre aperta, ma le cose non sono alla portata delle manine curiose e soprattutto quando appoggiate la borsa non vi possono cadere. Due considerazioni su questa borsa che è stata, poverina, un rimpiazzo e quindi si è sentita offesa e mi ha fatto tribulare parecchio. La rete è comodissima quella da giardiniere, ma se dovete fare delle forme così squadrate, da giardinaggio scusate, se dovete fare le forme squadrate forse è più precisa la plastic canvas, con tutto che si arriva al massimo a mezzo centimetro. Quindi se volete lavorare direttamente con l'uncinetto all'interno dei fori, se volete fare il lavoro che abbiamo fatto oggi è anche più pulito.
Dipende anche tutto da che materiale trovate, mi rendo conto che non dappertutto è facilissimo. Siete fortunati, avete una merceria creativa ben fornita, va bene, non ce l'avete, la merceria tradizionale tanti di questi materiali non li ha. Naturalmente sulla forma più tonda, adesso sono lontane, non le sto a riprendere, va benissimo anche quella da giardinaggio. Mm, Naturalmente aspetto le foto delle vostre, voglio vedere come le fate voi, voglio vedere come vi sbizzarrite, perché è sempre uno spunto, non è per farla per forza uguale, è per darvi delle idee su cosa potreste fare, perché appunto ribadisco, la mia doveva essere tonda a secchiellino con dentro la foderina di tessuto. È venuta bene anche questa, sono contenta anche di questa e niente, ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo mi raccomando, iscrivetevi, commentate, mettete un like e se avete voglia condividete.